Ciao a tutti ragazzi, in questi giorni ho pensato di stilare una classifica dei 10 animali più simpatici al mondo, ovviamente secondo me. Vi voglio dare un consiglio: seguite il video fino al primo posto perché rimarrete stupiti. Allora, siete pronti? Al 10° posto si è classificato il pellicano, un uccello acquatico di grossa taglia che si ciba di pesce. La sua caratteristica è il profondo sacco sotto il becco, che è lungo e largo. Questo animale è molto simpatico, ma anche molto buffo allo stesso tempo. I pellicani hanno le zampe corte e forti e i piedi palmati. E sapete una cosa molto strana? Dorme con un occhio aperto e solo metà del suo cervello riposa. Al 9° posto troviamo l'ornitorinco, un animale molto strano, e infatti ha il muso e le zampe come un'anatra, la coda di un castoro e il corpo di una lontra. Non si sa se è più buffo lui oppure il suo nome, e vive in Australia. E all'8° posto, con molta calma, si è classificato il bradipo, uno degli animali più lenti del mondo, tanto che fa concorrenza alle tartarughe e alle lumache. Il bradipo è un mammifero, famoso appunto per essere straordinariamente lento e sedentario. Talmente sedentario che addirittura il suo pelo alcune volte produce delle alghe. Questo simpatico animale alcune volte mi fa pensare ai miei alunni che arrivano in classe assonnati e quasi quasi non ce la fanno neanche a prendere la penna in mano per scrivere. Al 7° posto si è classificato il gatto. Beh, che dire del gatto? È il classico animaletto domestico che quasi tutti abbiamo in casa. È molto simpatico, sì, ma ha anche un bel caratterino particolare. Eh sì, perché lui fa tutto ciò che vuole. Al 6° posto si è classificato il cane, questo adorabile animale che dalla notte dei tempi è il più grande amico dell'uomo. Chi come lui ci accoglie scodinzolando felice e contento quando torniamo a casa da scuola? I nostri cani possono essere più pelosetti, meno pelosetti, più grandi, più piccoli, ma una cosa sola li accomuna: sono sempre tanto fedeli. Siete curiosi di vedere chi si è classificato al 5° posto? Guardate un po', meraviglia delle meraviglie, il pinguino che è un uccello molto amato, almeno nell'immaginario collettivo. E sapete perché? Perché pochi hanno avuto la fortuna di incontrarlo, visto il luogo molto freddo in cui vive. I pinguini hanno un aspetto molto buffo e simpatico, ma anche elegante. Ciò che rende buffo il pinguino sono i suoi movimenti, perché ha le zampette corte, ma quando si tuffa in acqua si trasforma in un abilissimo nuotatore che a fatica si riesce a prendere. Al 4° posto si è classificato il capibara, il roditore in assoluto più grande al mondo. Ma nonostante le sue dimensioni sicuramente importanti, è decisamente più carino di altri suoi simili, eh sì, i topi. Vive in Sud America nelle zone acquitrinose e vi dirò, è l'animale preferito in assoluto da mia figlia. Ne parla sempre ed io alcune volte me lo sogno anche la notte. Ed eccoci al 3° posto, che viene occupato dal mammifero più dolce del mondo, il panda, che però purtroppo rischia l'estinzione. È davvero gigante e dolcissimo. Non dimentichiamoci che è un orso, quindi le sue dimensioni sono imponenti. Il panda è talmente bello che sembra un peluche e questo è il motivo per cui è davvero molto amato dai bambini. Ma adesso vediamo chi si è classificato al 2° posto. Guardate un po' il delfino. Il delfino, che è davvero un animale straordinario, dotato di un'intelligenza sopra la norma, tanto che riesce ad instaurare con gli esseri umani un rapporto speciale. Non a caso, infatti, questo cetaceo è stato protagonista di film e di serie TV.
E adesso al primo posto, meraviglia delle meraviglie, si è classificato, guardate un po', il quokka, l'animale più simpatico del mondo. Vive in Australia ed è un marsupiale. E se fino a qualche anno fa molte persone non sapevano neanche della sua esistenza, oggi è diventato famosissimo sul web, perché sta sempre davanti alla telecamera o al telefonino dei turisti, che lo hanno reso famoso facendo con lui innumerevoli selfie. Allora, il quokka ha un fisico piuttosto tozzo, il pelo marroncino e non supera i 54 cm di lunghezza. Però ha anche una bella coda lunga, di quasi 30 cm. Le sue orecchie sono arrotondate e piccoline e a tratti il suo pelo è anche un pochino brizzolato. Provate ad immaginare quanto sarebbe simpatico avere un quokka in una classe, allegro e sorridente, che gioca con i nostri bambini. Cari bambini, spero che il mio video vi sia piaciuto e ovviamente questa è la mia personale classifica. Ora io lancio una sfida anche a voi. Provate a farne una e vedrete che vi divertirete un mondo, oltre ad imparare tante cose. Ciao ciao, a presto!